Salve a tutti, buon venerdì. Oggi parliamo di mhmm, un qualcosa che può fa un attimo che controllo l'audio perché mi sembra che forse l'audio non è preciso. Ecco, penso che adesso è perfetto, prima penso che non era perfetto. Bene, come stavo dicendo, oggi parliamo, di qualcosa che magari uno potrebbe anche non parlarne, la magia faustiana, i patti con il demonio e cose varie, no, che sono stati qualcosa che hanno, caratterizzato la conoscenza occidentale. Beh, possiamo leggere innanzitutto il Faustus di Goethe, no, di Wolfgang Goethe, che è uno dei migliori, però questo è dato da, un reale, conoscitore di magia, Faustus, che, era nei suoi tempi precedente, si può dire quasi simile all'Agrippa che poi fu del 1500, no, del qua fine 400, 500. Cosa serve? Cosa ci interessa a noi questa cosa? Ci interessa perché piano piano quello che dobbiamo fare per capire chi siamo, per capire la nostra tradizione profonda, e quindi in questi periodi di confusione andare verso qualcosa di, diciamo, costruttivo, andare verso quello che, Jung chiamerebbe individuazione, cioè sapere se stessi, perché la più grande arma da parte delle élite, di coloro che si sentono chiamati a dirigere, a organizzare il mondo, a essere coloro che devono guidarlo, a decidere cosa mangiare, come vestirsi e cose varie, la nostra difesa è capire chi siamo, no, quindi e tutto questo lo ritroviamo nei testi antichi di magia, in pratica, uhm, a partire dall'Egitto, ma ancora prima dalla Babilonia e dalla Sumeria, fino a giungere, direi non tanto nell'Ottocento, non sono tanto, lo so, qualcuno che mi conosce non mi vede tanto innamorato dell'Ottocento come magia, specialmente quella francese, che così dice delle cose. Sì, ne parleremo di Papus, di Levi, di tutti questi studiosi, li chiamerei più studiosi che maghi, forse Papus ha fatto qualcosa di più, ma Levi, un semplice rito ha fatto eppure svenuto, voglio dire, no, era molto teorico. E poi tutti si sono abbassati a questo. Quindi mi stupisco come Crowley diceva: "Io sono stato Eliphas Levi". Che strano, allora io ho pensato sicuramente tutto quello che non ha fatto prima, essendo un prete, essendo compresso, essendo solo teorico, lo sta facendo tutto adesso come pratica, dissi io quando lessi 'sta cosa tanti anni fa. Vabbè, è un po' che una battuta, una boutade, per dire alla francese. Quindi però noi se andiamo a vedere un po' le tradizioni italiane, le tradizioni tedesche, no, lasciando stare per adesso le anglosassoni, di quel periodo, beh, andiamo un pochino a bagnarci nell'antica tradizione che deriva dalla Sumeria, passa per Babilonia, arriva all'Egitto, passa per gli ebrei, per l'ebraismo, arriva fino alla Grecia, dalla Grecia ripassa dall'Egitto, da Alessandria e poi arriva noi in Italia, lascio stare la tradizione ancora precedente della Saturnia Tellus che è ancora prima, quindi non ne parliamo di questa cosa qua, perché saremmo molto indietro, da cui poi deriva il resto. Arriva a Roma, agli Etruschi, dagli Etruschi arriva a Roma e quindi poi si dipana nelle varie cose fino ad arrivare alla conoscenza di cui parliamo di Faustus. Che cosa ci dice Faustus? Che cosa ci dice Wolfgang, ehm, Goethe, no, quando ci fa questo Faustus. Tra l'altro Goethe era un grande conoscitore e si può dire a suo modo ermetista ed esoterista. Se andate a leggere il suo trattato sui colori, vi potete render conto di cosa veramente
volesse dire di quanto era, versato nella nella pratica magica, ma che cosa voglio dire con pratica magica? Beh, andiamo un pochino a sfatare ciò che poi il cristianesimo becero, non quello giusto, non quello che fa i santi, non quello di che fa che ha creato una Santa Teresa, che io adoro, no, che ha creato come sempre dico, una Santa Caterina, che ha creato un Padre Pio, che ha creato un Sant'Antonio, che ha creato tutti questi santi mistici che erano mhmm, questi qua proprio non cioè non parlo di questo, parlo del cristianesimo becero che non aveva misticismo come quello di oggi, come quello che il non papa Bergoglio e tutta la compagnia cantante, di coloro che sono soltanto legati a un qualcosa di molto millenaristica, molto fisica, no, tentano di fare accadere con le radici nell'epoca del Vaticano II, no, come base di discesa verso la materia. Quindi altro che Papa Giovanni XXIII, anche lui dovrebbe essere considerato un antipapa perché porta il mistero in una situazione che allontana il cristianesimo, in cui è nascosta tutta l'alchimia e la magia, e torniamo qui, a niente, a opere di bene, a opere sociali. Vanno bene le opere di bene, ma questo non è assolutamente il vero cristianesimo. Il vero cristianesimo è qualcosa di differente, c'ha 2 linee, quindi una magica, una diciamo interna e una all'esterna. Allora, quella che tutti conosciamo. Che cosa voglio di quindi magia, che significa per magia? Beh, magia è una scienza antica che è, come spesso ho detto, legata e che nasce nella Caldea e ancora prima, ed è legata alle immagini. Magia è legata alle immagini, è legata alla forza delle immagini. È per questo che stanno dominando i popoli, no? Cosa c'entra questo con il patto del demonio? Calma, ci arriviamo. Ma dobbiamo stare attenti che questo, se dico calma, pensano che faccio un saluto romano. Scusatemi, allora devo fare calma, oppure devo fare calma, oppure devo fare calma. Devo fare calma. Questo per farvi capire oggi come tutto si politicizza e non è vero e vi mettono tutto fuori strada. State molto attenti, voglio dire. Io sono un osservatore e vedo queste cose. Tra l'altro, da questo posto un pochino più distante osservo in pratica un po' dall'alto come se volassi con le ali e vedo queste cose non essendone coinvolto e mi fanno ridere, no, e vedo però fanno ridere, ma in realtà vanno poi a portare a voi delle immagini che vi portano verso qualcosa di patto col demonio. Mh? Quindi magia deriva da Mageia deriva da immagine, quindi la magia usa le immagini e lo sappiamo, non è che stiamo dicendo nulla di così strano, di così miracoloso o stiamo, rivelando un grande segreto. Senza immagini non si fa magia, o facciamo noi no, o si fa l'immagine, che ne so, di quello che si vuole, un talismano, un pentacolo, l'immagine del dio da adorare, l'immagine del diavolo, come si diceva, o del demone, o del santo, o dello spirito, o dell'angelo, no, da chiamare o da entrare in contatto, o da pregare, e l'immagine, che ne so, dalla persona da farsi amare, dalla persona da cui difendersi, è tutto fatto di immagini. Quindi magia, immagine. Di conseguenza che succede? Succede che tutto ciò che è un patto faustiano, Goethe e quindi poi andando a riprendere questo mago particolare, che cosa succedeva? Succedeva che è andato a spiegare cos'è la prassi, che poi è stata imbastardita ed è stata sporcata e colorata di oscuro. Buongiorno a tutti, a tutti, a tutti. Io per non perdere il filo non rispondo, se no vi sto rispondendo, se no perdo il filo. Sì, sì, c'è il film, quello lì, ci sono tanti, cioè in tanti, quello lì è uno dei migliori. Quindi è sporcato perché dice la verità. Allora, se vuoi noi possiamo vedere un parallelismo. Questo lo faccio perché io comincerò più avanti un corso annuale su questa magia faustiana.
non per fare il patto con il diavolo, assolutamente, ma per fare quello che attualmente sto per dire della vera conoscenza e tradizione, no, immaginiamo Dante, va bene? C'è Dante e Faustus. Attenzione, Dante entra in contatto con Virgilio, che lo porta in giro un po' per no, per tutto il mondo interiore, il mondo così, il mondo del cosmologico. Faustus entra in contatto con Mefistofele, quindi che lo porta, che gli dà che gli fa vedere questo, gli dà poteri e cose varie. Dante arriva fino a Beatrice, perde Virgilio, arriva a Beatrice, si arrende a Beatrice, si unisce in questa con questa donna meravigliosa, simile alla Madonna, e viene assunto al paradiso. Faustus si pente, no, poi vediamo che significa pentirsi o da pentiri, no, si pente e pentendosi chiede alla Madonna, la Madonna appare e lo salva. Che cosa non è che vi suonano un pochino le orecchie, no, da qua, da questa parte vi suona Dante, da questa parte vi suona Faustus. È la stessa prassi. È la stessa prassi che fece anche Agrippa. Agrippa, ha fatto 2 testi fondamentali, però se ne parla solo di uno. Il primo testo di Agrippa è la filosofia occulta o la magia, e lo sappiamo. E il secondo testo qual è? De praecellentia et virtutem de foemini sexus, cioè della precedenza e virtù del sesso femminile, in cui parla della donna come quella che dà la vita, e quindi la mette a livello di Beatrice, della Madonna e di tutte le grandi dee del passato, comprese anche quelle antiche che sono state demonizzate come Astarte, che per i cristiani è diventata Astaroth, un demone, no, un capodiavolo, no, perché è troppo sessuale Astarte. Astaroth viene immaginato come il dio dal fallo grande, no, il dio colui che è sempre questo qui entriamo nel problema di base del cristianesimo. Il problema del cristianesimo è la sessualità, ed è molto strano che il problema del cristianesimo è la sessualità, intanto in quanto nasce dalla sessualità. È proprio per questo che c'è stata l'idiosincrasia, no, quella specie di ribellione o di paura, più che ribellione, paura, problema, no, della sessualità che ha sempre avuto il cristianesimo, e quindi ha rigettato di conseguenza l'immagine della donna. Cosa che adesso si tenta ridicolmente di riportare in auge, no, con tutte le cose che vediamo, ma certamente, non possiamo riconoscerci nelle immagini, di influencer femminili che tentano di farcele passare come madonne a cui, no, attaccarci, anche se li mettono ovunque. Quindi entriamo in una perdonatemi, Telegram, se hai problemi puoi scrivere ordine ammonio@gmail.com, oppure academy MRA chiocciola info academy info chiocciola academy MRA, lì trovi, cioè lì mi trovi, okay, trovi anche la persona che ti risponde. S No, mi viene detto che ci son problemi con Telegram, quindi okay. Bene, però se fai Telegram è meglio, se riesci a farlo. Quindi che cosa succede? Ora cosa succede? Succede a questo punto che noi vediamo delle indicazioni. Beh, alla fine anche l'Odissea è la stessa cosa. Ma come l'Odissea? Che caspita c'entra l'Odissea? C'entra, come se non c'entra. Qual è alla fine ehm, l'obiettivo di Ulisse? Quello di unirsi a sua moglie Penelope, una donna. Qual è l'obiettivo dell'alchimia? Quello di unirsi con la donna interiore per quanto riguarda il maschio, giustamente quello di unirsi col maschio interiore per quanto riguarda la femmina. Okay? Con buona pace di tutte le cose che possono esser dette, perché alla fine, si può pensare qualsiasi cosa, nell'ammonia è l'esperienza quella che conta, quello che si vede, quello che si tocca, quello che si esperisce, non quello che si pensa, con buona pace di tutte le teorie moderne, va bene? Oh. Tra l'altro volevo annunciare che presto farò un corso a parte
perché la magia e le tecniche che sono per le persone cosiddette binarie non sono le stesse delle persone che hanno un'altra propensione o un'altra autovisione, e sarà perché hanno i corpi lunari differenti, non diversi, e quindi farò un corso esclusivamente per coloro che si riconoscono in un altro tipo di sessualità. Siccome la sessualità è Dio, perché se non ci fosse Dio non ci sarebbe vita, se non ci fosse vita non ci sarebbe la sessualità, se non ci fosse la sessualità non staremmo qua a parlare di guerre, di controguerre, neanche di politica, neanche di matematica, neanche di filosofia, quindi noi siamo nella base, e quindi la base è la sessualità. Di conseguenza, essendo la sessualità la continuazione della vita, ed essendo che le tecniche precedenti sono sempre state sessualizzate sia o per i maschi o per le femmine o per gli incontri tra maschi e femmine, andrò a fare un corso con spiegazioni solo per le persone che si riconoscono in un'altra tipologia di sessualità, quindi liberi. Io ho molti allievi, che si riconoscono con un altro tipo di genere, quindi andrò a spiegare le varie differenze del corpo lunare e quindi come agire, perché altrimenti non funzionano le cose come devono essere. Quindi se siete interessati, per coloro che sono interessati, senza nessun problema, senza star lì a farci le cosiddette cose mentali, ci sarà questo corso e che andrò a, integrare, spiegare alchimicamente le differenze che vengono portate, e quindi le pratiche da fare per andare a organizzare e funzionare meglio le cose che non sono scritte per queste cose, come dire, cioè per questa tipologia di corpi lunari, va bene? Oh. Prima di continuare, secondo seminario preparatorio Alchimia Superiore, il 21/2024. Per chi non s deve venire all'incontro, di marzo, è utile farlo se non ha mai fatto alchimia, oppure chi vuole recuperare qualcosa, perché sto facendo una bella sintesi molto veloce, ma molto ficcante, me lo dissero già al primo seminario, così capite bene, bene le cose che si devono fare. È un evento straordinario di alchimia superiore, e il cammino della salamandra magnetica o pietra di fuoco sarà a fine marzo. Ricordatevi che il sottotitolo "L'accensione della pietra e la sua manipolazione". La pietra è il corpo lunare, andiamo ad accenderlo. Mh? Quindi ecco perché l'ho detto, comincio anche un corso diverso per quanto riguarda, e questo cosa c'entra? Quindi ci ricordatevi 'sta cosa qua. E questo che cosa c'entra con la magia faustiana? C'entra, perché alla fine questo è il patto col demonio, il daimon. Questo deriva già dall'epoca sumera, ancora prima dell'epoca zoroastriana, beh, ancora prima no, siamo a quel periodo lì, epoca persiana, parte da Sumer, arriva fino agli zoroastriani. Con gli zoroastriani noi abbiamo la prima idea di unione completa con l'angelo o daimon. Da lì abbiamo tutto il cammino di magia ascensionale, di cui stavo scrivendo adesso per fare un altro corso per chi è interessato, e poi lo metterò anche in un libro, tecniche di ascensione, e andando a parlare di le diverse tecniche di ascensione verso il nume che sono in diversi popoli, no, quello sumero, quello egizio, quello greco, quello romano, e tutto ciò che ha. Possiamo farlo anche orientale, però noi ci occupiamo dei fatti nostri, diciamo, quindi tutto ciò che è l'occidentale, quindi tutte le tecniche e la possibilità di salire, che è questa la magia faustiana. Alla fine, essendo la magia basata sulle immagini, quando noi guardiamo una pubblicità, noi stiamo facendo un patto, perché vediamo le immagini della pubblicità o un film, noi facciamo un patto di credulità. Questo patto di credulità, cioè di credere vero il film, fa in maniera che apre un portale dentro di noi e tutto entra dentro. Entrando dentro accetto quelle immagini nell'istante che vedo il film. Appena fai finito dico: "Ah, non è vero", così, ma intanto sono entrate e ne sono stato modificato. Vi faccio un semplice esempio: ieri mattina sono uscito con la mia famiglia per fare certe cose, e per caso, mentre parlavamo in auto, io ho detto: "Sapete, ricordo quando ero ragazzo",
arrivava la sera d'inverno e delle volte era buonissimo e mangiavamo solo pane e olive nere con l'acqua. Era buonissimo, non è che non c'avevamo la possibilità, però mangiavamo pane e olive. Era buoni, sono buonissime. Per me erano qualcosa di provate, vi deve piacere chiaramente, ma non il pane quello rustico. Okay, è passato lì. Siamo andati a pranzo, io: "Ma se ci fermiamo fuori?" "Sì, rimaniamo a pranzo." Okay, siamo a pranzo, andiamo per chiedere qualcosa. Mio figlio mi fa una sorpresa che non lo sapevo. Aveva preso pane con le olive dentro, cioè in pratica un pane fatto con le olive, ma non si era ricordato però, perché tu: "Hai preso il pane e le olive?" Fa: "Sì, perché qui in questo posto c'è il pane con le olive, l'ho visto sul menù e l'ho preso." Dico: "Ma tu ti sei ricordato che io ti ho parlato di pane e olive?" Dice: "Caspita, è vero, così funziona." Dico: "Eh sì, funziona così, butti la pietra, quella va giù, non te lo ricordi, te lo dimentichi e poi torna su." Stessa cosa e quindi ho mangiato buonissimo pane e olive, ti ringrazio. Devo farlo più spesso, così ti manipolo se voglio magari, che ne so, crème brûlée, lo dico così per caso non è male, no, voglio dire, manipolare per il questi piccole cosine qua. Ma questo viene direttamente la manipolazione che viene fatta nelle immagini, nei film, nella magia. Quando noi abbiamo a che fare con le immagini, magia, togliamoci tutta quella patina, magia oscura, cose strane, tutte cose particolari, di come ti chiamano, bamboline, togliamoci 'sta cosa che sono soltanto una brutta pubblicità. Magia è l'immagine. Quindi quando noi ci mettiamo davanti delle immagini, anche magiche, talismani, cose varie, noi ci apriamo in una certa maniera, che può essere il pregare, può essere l'essere eccitati mentalmente, può essere l'odore di un particolare profumo, la luce particolare, può essere la danza, il movimento, poi qualsiasi cosa e questo ci entra dentro, ma poi avrà uno sviluppo, ma non ce lo ricordiamo più. Tant'è vero che in magia si dice: "Hai fatto il rito? Non ci pensare più." Proprio come ieri. Pane e olive, non ci ha pensato più, mi ha dato pane e olive. Quindi figuratevi un mago, se fosse veramente un pezzo, puntini, puntini, che cosa potrebbe fare e ottenere, senza che nessuno lo sa. Infatti un mago si dice saggezza serpentina. Ui. Ma lasciamo perdere. Okay, questa è magia, ma questo avviene attualmente con ciò che vi stanno mostrando, con ciò che vi mostrano nei film, con la sospensione della credulità, con la pubblicità. Quante volte avete visto la pubblicità di delle patatine e poi dopo 2 giorni ve le sempre. Se cioè qua ma di qualsiasi cosa. Sembra che non se allora vi faccio un altro esempio. Capita delle volte che tu stai facendo ora andiamo al patto, perché è un patto questo, perché sono patti, le immagini vanno con i patti. Stai facendo in internet una ricerca, cerchi, clicchi, pam, e si apre, che ne so, che ne so, un sito di shopping, no, perché compri questo, quest'altro, quell'altro. Dici: "Ma per carità", lo clicchi e te ne vai. Però è entrato, anche così, pum. Anche se fa così, pum, e tu lo spegni, ma tu l'hai visto. Arriverà il momento che dici: "Ma sai, sto cercando quella cosa, ma aspetta, io conosco un sito", quello là, e tu ci vai. Questo sfugge a tutti. Questo è uno dei più grandi blocchi dell'iniziazione, ecco perché si dice a chi è sulla via vera iniziatica: "Custodisci la tua mente, custodisci i tuoi occhi, custodisci le tue orecchie". Campa cavallo, ma addirittura dovremmo custodire anche il naso, perché se passo davanti a una parte e sento l'odore dell'arrosto, ti posso garantire che entro 28 giorni, una lunazione, tu l'arrosto te lo mangi o hai il desiderio per potertelo mangiare, o qualcosa che si avvicina molto a quel profumo che hai sentito. Stessa cosa se passi davanti a una chiesa, una zaffata d'incenso ti fa capiterà o che ti compri il profumo all'incenso o che leggi per caso una cosa mistica o che per caso c'è un film che parla o qualche cosa che fa tu farai quello. Questa è magia. Come diceva Giordano Bruno e come diceva Marsilio Ficino, la magia è legata all'amore. La magia non può avvenire se non per amore e quindi quando qualcuno ama qualcosa, quella è magia stessa. Quindi se vuoi qualcosa devi amarla talmente tanto e questo fa la unione assoluta per avere quella cosa. Ora, se noi invece di queste cose le leghiamo a qualcosa di superiore, il daimon, questo essere, questa entità, io ci parlo.
è pazzo. Va bene. Quanti siete? 78. Magari per 2 sono sano, per gli altri pazzo, va bene, ma io ci parlo. Ma quanti consigli? Quando uno dice: "Ah, Socrate parlava con il suo daimon", c'è anche qui qualcuno che ci parla, come gli ho insegnato. Dici: "Ma no, ma mi sembra un'immaginazione", cose varie, però ci parla e i consigli sono precisi. Quindi non è difficile insegnare a parlare col daimon, cioè la parte più profonda e più alta di se stessi, lasciamo stare il nume che è oltre l'abisso. Già siamo a un buon livello. Non è per niente difficile, è sempre là in attesa. Il problema è che non ci si crede. Il problema è che cioè siamo stati addestrati a non credere e quindi a non entrare in quel regno sacro interiore in cui puoi incontrare il tuo daimon. Jung stesso ci parlava. Andate a leggere le sue memorie. Parlava col daimon. E così tutti coloro che anche i cristiani dicono l'angelo, altri dicono Faustus diceva Mefistofele. È chiaro che questo daimon non è che per forza è buono, può essere anche un po' cattivello, cioè nel senso non che ti fa fare cose cattive, alla fine che cosa ha fatto Faustus? Mica ha ucciso nessuno, voleva soldi e voleva sesso. Una donna, non è che ha ucciso questa, ha ucciso quella, no, non l'ha mai fatte 'ste cose, no, cioè è cattivo un Faustus che vuole un po' di denaro e godere un po' della bellezza della sessualità, ma non è cattivo un re cosiddetto, un principe che massacra 200.000 persone per quello è benedetto da Dio. State capendo cos'è la religione? Magia. Allora entrate in una chiesa, tutte le immagini, voi fate un patto. Quando guardate il crocifisso, quando guardate la Madonna, quando guardate la luna, quando guardate il sole, quando guardate anche questa qui, guardate che bella, vedete che bella? Questa qui me la metto sempre, mi piace guardarla, mi dà l'idea. Sto facendo un patto da pactus, cioè sto entrando in relazione assoluta, lo sto amando. Quindi quando Faustus fece il patto, si stava richiamando a una pratica millenaria di entrare in contatto con la parte più profonda di sé chiamata individualità, che noi abbiamo un ego che è qua dentro, ne parlavo a un allievo poco fa, e abbiamo l'individualità che è qua dentro. Di solito c'è scontro. Allora io, come dicevo a questa persona, lo dico a voi, chi ha ragione tra i 2? Questo. Quando vuoi sapere che qualcosa è buono o meno, scendi nel cuore, stai nel cuore, visualizza la cosa, se ti dà gioia è quella giusta, se non ti dà gioia non è quella, perché lo puoi pensare: "No, però per me va bene così", quello è andare fuori dal pactus. Di conseguenza, se noi facciamo il patto con il diavolo, cioè ossia con il demone, diavolo, attenzione, diavolo, secondo la tradizione cristiana, è quello ebraico-cristiana, ma secondo le antiche tradizioni il diavolo non c'è mai stato. Il diavolo viene da dia, che è lo stesso termine di Diana e che indica una concezione diversa della natura e quindi legata alla vita, alla sessualità, al continuum della rigenerazione. Quindi non c'ha niente a che fa con questo essere sotterraneo che spunta con le corna da terra e cose varie, mh? Però il problema della mente umana è che se gli dici: "Devi credere a qualcosa", ci crede e questa cosa se la genera soggettivamente. Il fatto di sì, ma il diavolo lo vediamo nelle guerre, ma non è vero, ci son sempre state anche quando non si parlava manco del diavolo. Le guerre sono quella capacità della natura di distruggere cose già create, lo sappiamo. Se studiamo un po' di Cabala lo sappiamo, c'è una parte creativa e una parte distruttiva. Le guerre si combattono anche nei nostri corpi. Le guerre si combattono ogni giorno nei nostri corpi. Un tumore è una guerra che non è vinta dal corpo, perché gli invasori non ci si riesce a bloccarli, non si riesce a ucciderli, però tutte le cellule morte che abbiamo, oppure il cibo che ingeriamo, l'aria, sono tutti a morire, a essere trasformati e a diventare cose di diverse. Se non avessimo quest'interruttore genetico, noi cresceremmo in maniera indiscriminata e qui entriamo nella storia dei giganti che non avevano quest'interruttore.
Per esempio quando una persona ha molto desiderio di cibo, non gli basta mai, ha molto desiderio di sesso, non gli basta mai, ha molto desiderio di cose di lusso, ha molto desiderio di qualsiasi lì c'è una guerra continua, no, manca però quella botta che rompe questa situazione, quindi una crescita indiscriminata di qualcosa, è simile a un tumore. È chiaro? Non confondete il tumore col cancro. Il tumore è una crescita, il cancro è una distruzione, okay, un marcire. Oh. Quindi Faustus, che guarda caso c'ha un nome, no, e in cui, in queste storie non c'è mai nulla di a caso. Sì, Faustus deriva da Fausto, c'è un qualcosa di Fausto, un qualcosa di positivo, la stella Fausta. E chi si rivolge? A Mefistofele, che è la sua stella Fast. Mefistofele deriva da mefistofelico, ha a che fare con la mente, colui che prova tutte le cose, fa un patto con la mente o con la parte mercuriale di se stesso, ed è la tecnica che veniva precedentemente fatta e data. La troviamo nel rituale mitriaco, la troviamo nel rituale zoroastriano, come detto, lo troviamo nel rituale, per esempio, dell'apertura della bocca, quando il cadavere c'era in Egitto, che poi veniva fatto anche fisicamente nella vita normale. L'apertura della bocca era l'entrata del proprio demone per poterci parlare. È un pochino come dici: "Io parlo col mio demone", no, questo demone appunto poi viene visto in tante cose, e questo è il suo Mefistofele, che è la capacità superiore della mente. È chiaro che poi una volta che raggiungi questo livello devi abbandonarlo. Ecco il cosiddetto vai via, prego la Madonna. Cioè tutto questo serve per andare a risvegliare l'anima interiore. È chiaro che questa è una visione molto maschile della tecnica magica, anche perché all'epoca le donne non è che praticassero tanto, magari non gli era permesso in questa maniera qua. Allora, se volessimo girare la cosa, Fausta, Mefistofela, chiamiamolo così, e poi incontrava quindi una donna e poi dopo saltava e incontrava invece della Madonna, oggi si sa un madonno, diciamo così, cioè l'animus. Guardate che non è che sono uno psicologo, perché proprio per carità di Dio, però è la psicanalisi che si è appropriata di tecniche e idee magiche, come ho sempre detto, di psicurgia. Quindi ecco che sarebbe l'opposto, perché è chiaro che si va. Per quanto riguarda invece chi ha delle variazioni nel suo campo magnetico sessuale, è chiaro che invece va a cercare qualcosa che è simile a ciò che sembra che lui appaia all'esterno, ma invece è all'interno differente. Questo vabbè non stiamo, però cioè in pratica si va, c'è una modificazione. Ricordiamoci che c'è il più e il meno, in mezzo ci so' tante possibilità fino ad arrivare dal più al meno. Quindi è come i numeri: 1 infinito, in mezzo ci so' tutti i numeri, non è che un numero vale più dell'altro, sono vari diversi numeri, perché ogni cosa, essendo circolare, non ha una valenza superiore a un'altra. Un punto è sempre un punto. Il punto si allarga come cerchio, perché un punto è un insieme di tanti punti che sono tutti insieme, generando un punto, e di conseguenza non hanno una aristocrazia, so' tutti uguali. È chiaro? Oh, quindi questa è matematica numerologica, tra l'altro farò anche un corso di numeri magici. Sto ristrutturando un po' le cose, andate su Academy e così potete seguire, fate l'iscrizione annuale che vi dà la possibilità di accedere a tante cose, va bene? Oh, cos'è un patto? Un patto è simile a un matrimonio. Quando ti sposi fai un patto, quando ti fidanzi fai un patto, quando vai a scuola fai un patto con la scuola di comportarti bene, così fai un patto col professore di ascoltarlo. Quando quando ti fidanzi fai il patto di essere innamorato, di non tradire, cose varie. Quando ti sposi è un patto più grosso. Lasciamo stare tutte le cose che sono legate poi a, a, cose, fisiche più, diciamo,
legate alle proprietà, ma è sempre un patto. Quando sei condannato è un patto. Tu hai fatto questo reato, okay, ti condanno a tot anni, facciamo un patto che vai dietro, e poi è finito tutto, mi raccomando non lo fare più. Anche con un bambino che ha fatto, che ne so, la marachella, dice: "Vabbè, ti do la caramella, facciamo il patto." Quello è un patto di: "Ma non fare più il cattivo, il monello, è un patto, quindi tutto è un patto. Anche quando vado a comprare la verdura o vado dal macellaio o vado a qualsiasi cosa, io è un patto che i dando i soldi io mi prendo la tua roba e quindi io ti do i soldi ed è un patto che la roba sia buona. Tant'è vero che se la roba è cattiva ti posso denunciare e finisci in galera, no, è un pochino il patto della beneficenza. Tu mi dai i soldi, io li do a chi di dovere. Quindi c'è un patto di fiducia. Poi se i soldi me li prendo io è un altro paio di maniche, no, quindi, è inutile andare a dire poi, e qui devo dirlo per forza: siete tutti invidiosi o infastiditi perché noi siamo diventati famosi con un dito e un telefonino. No, siamo infastiditi perché hai fregato dei bambini, no, io Regina Margherita lo conosco, che sono di Torino. So tanti bambini con il cancri, con mielomi e cose varie. Non dovevano andarci 50.000 €, ma 1.000.000 €. Puoi darlo dopo, ma dovevi darlo subito. Quindi quello è un patto però, tra chi? Tra chi dice 'ste cose e chi ascolta. Quindi il patto è ovunque. E perché tutti questi patti? Anche il patto, mi prendo la comunione, è un patto tra me e Gesù. Mi prendo la cresima, è un patto tra me e la Chiesa. Divento prete, è un patto tra me, perché questi patti, no, i patti mafiosi per esempio. Gli Skull and Bones fanno patti di dominare il mondo a qualsiasi costo, no, perché invece il patto con un essere incorporeo è male? È male perché l'essere incorporeo ti apre la mente e il tuo daimon interiore e allora tu non sei più sottoposto al patto vincolante di quando sei nato che dici: "Tu sei mio, devi lavorà per me, sei il mio schiavo, sei perso nelle acque, io t'ho preso, sei perso in mare, sei un Bond." Quello è un patto. Allora perché vogliono prendere assolutamente il dominio dei bambini, no, perché così il patto è un patto completo, finale, non c'è bisogno di fare prima il patto coi genitori e se gli va bene i genitori dico quindi il patto magico è questo. La magia faustiana è magia di sfuggire a questi patti, non per niente nel romanzo, nella storia Fausto sfugge a ciò che è considerato legale, a ciò che è considerato di buoni cristiani, a ciò che è considerato ed è normale, e qui ci leghiamo all'iniziazione di prima. Nulla può essere iniziatico se ti sottoponi alle leggi del re, e iniziatico se ne esci fuori, cominci a essere però uscendo fuori fai un patto con le forze oscure. Questo è il significato. Quindi Faustus è massimamente iniziato e ci porta a conoscere le nostre antiche tradizioni, che sono le tradizioni di libertà, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. E quindi ci indica la via da fare, entrare in patto con la parte più profonda di noi stessi, qualsiasi essa sia, conoscerla, accettarla, unirci in matrimonio con questa parte molto profonda e di conseguenza questo ci porta a conoscere l'anima. Lo vediamo nella carta degli innamorati dei tarocchi. C'è il maschio, il praticante, che guarda la donna, quindi fa un patto con la donna sta guardando l'angelo. Si dice tramite l'anima, tramite questo patto tu arrivi alla divinità. Ci sono anche altri significati. Una volta disse che era obbligato ad esibirsi anche in età avanzata perché vincolato a un patto stipulato sì, ma non è mica l'unico. Ogni musicante, io li chiamo così ormai, ogni musicante, ogni attore, ogni attrice fa un patto con il capo supremo. Il capo supremo è colui che attualmente guida ed è a capo della emanazione delle leggi immaginali al popolo.
non dico altro. Quindi se fai il patto per l'emanazione in quelle leggi immaginali, tu vai avanti. Se non fai il patto non puoi andare avanti, ma questo l'hanno fatto tutti, gli ABBA, Bob Dylan, i Beatles, tutti. Se non fai il patto, non fai il patto col capo, cioè colui che dice: "Questa è la il controllore supremo", diciamo, "questa è la linea". Ora, non sto negando che possano esistere intelligenze malvagie, ci sono, perché esistono intelligenze benefiche. È chiaro però che ognuno attira ciò che è dentro, di conseguenza se uno attira un'intelligenza malvagia, non è che l'intelligenza malvagia si interessa a lui, ma è perché lui si è interessato all'intelligenza malvagia. Infatti si dice attenzione, specialmente a coloro che si vogliono occupare di magia un po' oscura, perché aprendo un libro e leggendo, tu stai vedendo nel libro, ma qualcuno là dentro sta guardando dentro. Significa, in chiave meno romantica, ottocentestica francese, che tu, avendo avuto quella attenzione, c'hai un contatto, c'hai una propensione, un amore, un patto e di conseguenza vieni sentito, quindi attrai queste cose. In pratica coloro che poi diventano posseduti è perché lo vogliono essere perché sono di quella natura. Non può venire niente che sia contrario a te, si chiamano simili nature. Un patto stipulato senza il consenso di una delle parti non può essere tranquillamente considerato nullo? A proposito del bond. Sì, è considerato nullo se lo sai, ma se non lo sai sei fregato uguale, perché lo sanno tutti ma tu non lo sai e non per niente quel patto, che è il bond, vale sul se compri la casa, vale se compri una macchina, è quello. Oggi attualmente c'è la notizia: per coloro che non sono iscritti all'AIRE 5.000 € di multa. Perché? Perché non sanno dove sei. Patto. Quando si dice, no, è successo qualcosa, ma c'è stata la rottura del patto pubblico. Quindi la vita si basa sui patti. Quindi posso fare un patto anche con un essere superiore, ma solo quello mi strappa al patto basale che devo essere un deficiente, devo essere la pecora del buon pastore affinché il buon pastore mi prenda e mi riporta a casa. Ma che ci vuol tornare a casa? Ma fatti i fatti tuoi. Me ne so andato, fatti i fatti tuoi. Altro che il figlio il prodigo, ma fatti, fai, io vado a prendere la pecorella smarrita, ma fatti i fatti tuoi. Questo serve per poter dominare mentalmente. Queste sono immagini che le persone più deboli, ahimè, no, no, è per quello che preferisco i suoi libri a quelli di ehm grazie, grazie. Sono libri liberi. È chiaro? Quindi Faustus ha fatto la cosa migliore che può fare. Al di là di tutta questa colorazione, il diavolo chi è? Colui che ti dice: "Senti, ma non è che forse quello che ti stanno facendo fare non è proprio una cosa a tuo vantaggio? Che ne dici?" Eh, che ne dici? Non è che tanto la nostra che questa società è tanto a nostro vantaggio, eh. Può parlare di più su come liberarsi del diritto marittimo e non essere considerato come di spesa? Devi andare fino a Berna, lì sta, a Ginevra, lì sta, devi andare, devi presentare devi io chiaro che poi te ne devi andare ad abitare in Guinea, perché altrimenti perché in Occidente poi, visto che sei inserito tu e tutti nella società, non avresti più diritto, non saresti riconosciuto da nessuna parte, non puoi viaggiare con gli aerei, hai capito? Eh, si può, ma poi bisogna anche pagarne le conseguenze se vivi in una società. Questa è la potenza del patto sociale, viene chiamato. Grazie a voi che li leggete. È chiaro? Quindi il patto della magia faustiana è un patto di liberazione, il patto col demonio, il daimon, no, l'antico termine di qualcosa di incorporeo tra il fisico e lo spirituale, in mezzo. E difatti è vero, perché noi anche cabalisticamente siamo giù, il nume è per i fatti suoi oltre l'abisso, ma noi in corporeo abbiamo Tiferet, abbiamo una parte centrale.
quella è depositata, lì c'è tutta la nostra personalità. Quando vediamo le avventure di Faustus con Mefistofele, stiamo vedendo tutto quello che è Faustus dentro, Mefistofele è lo specchio di quello che lui è dentro. E allora fa quello che deve fare, poi si pente. Pentire, pen, deriva da pan, ha fatto tutto, ha visto tutto e non è che si sente in difficoltà. Una volta che hai fatto tutto, che hai avuto tutto, questa è la verità, tu dici: "Vabbè, fatto, vado oltre". Quindi non è un andare lì lasciando, non è paura, ma anche la paura è una chiave mistica, perché molto spesso si usa la paura al discepolo per poterlo far saltare un punto che non riesce a saltare. Ed è una tecnica particolare che viene usata quando il corpo, diciamo sottile, il corpo lunare è lì per è già costituito. Diceva pure Kremers: "Provate, provate, non abbiate paura, perché il corpo è formato, ma la paura vi blocca. Provate, non abbiate paura". Oppure ci vuole un grande spavento, ti metto su una moto a 250 chilometri orari, ti si rizzano i capelli, ti sdoppi, se è pronto il corpo lunare. Magari muori, ma ti sei sdoppiato. Oppure quelle paure che ti senti da una parte all'altra. Questo è sconsigliabile, perché però è una tecnica che viene fatta, viene usata tra più che altro nelle antiche comunità, no, non tanto civilizzate. Ecco il Pactus. Il fatto di firmarlo col sangue è un'altra chiave, perché se firmi con il sangue, nel sangue c'è il corpo lunare, ma c'è tutta la discendenza da cui provieni. Cioè, se tu firmi tu, non è che stai firmando solo tu, Faust, sta firmando tutta la tua ascendenza precedente. Di conseguenza tu, se riesci, liberi tutta la tua ascendenza precedente. Noi siamo come tanti rami, tanti binari, ehm, chi arriva, chi fa, chi eccetera, eccetera. Quindi il sangue si usa perché indica direttamente l'azione che viene fatta dal corpo lunare. Nel sangue sono depositate tutte le immagini. Nel sistema nervoso a livello di movimento e funzione, l'albero bianco viene chiamato, nel sangue e nel funzionamento di tutto ciò che è deposito. Non per niente prendere il sangue di un altro, e c'ho le testimonianze, per un bel po' c'hai idee di altre cose, hai sensazioni diverse, hai sogni diversi, perché il sangue è l'anima, è il corpo lunare, quello è, eh? Quindi ecco che uso il sangue, i cosa mi dice? La tecnica è questa: io Faustus, fisico, faccio un patto con Mefistofele, la mia parte più alta, più profonda, chiamata demonio, perché è fuori dalle regole del re. Sentitevi la trasmissione precedente, è fuori da tutto ciò che, no, ciò che è comandato, tramite il mio sangue, col corpo lunare. E nel corpo lunare che ci le immagini, di conseguenza io se vedo, continuo a guardare non guardare quelle immagini che ti ossessi, ma se usi e guardi immagini positive vai su, l'ho sempre detto. Quindi è per questo che ci danno immagini di guerre, di morti, di caos, non ci possono dare immagini superiori, se no l'anima umana sale su. È così chiaro, no, così palese. È magia pura, in atto. Quindi la parte negativa, la parte diabolica la stanno facendo loro, non voi. Non è che leggendo un libro di Faustus tu fai, o facendo le cose di Faust stai facendo del male a qualcuno, ma che te frega, sono loro che fanno male a tutti. Però ti devono colpevolizzare a te. Pactus. Il viaggio dantesco agli inferi può essere considerato per l'uomo necessario per l'unione con la propria certo, se non è così non è possibile. Dante entra negli inferi, cioè all'interno di sé, e arriva a Jesod. Da Jesod poi sale, 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 fino ad arrivare alla luce beatrice, l'anima purificata. Certo, se non c'è quello non è possibile. Mefistofele è quello, quegli inferi lì. Mefistofele è quello. Mefistofele è lo specchio dell'anima di Faustus. Volete conoscere Faustus come dentro? Ma noi vorremmo conoscere Faustus. Benissimo.
Vedi che cosa dice Mefistofele. E allora quello poi porta alla trasmutazione, hai vissuto col sangue, quindi lo fai con il corpo lunare, pratica alchemica, infatti lui era un alchimista oltre che mago, e quindi vai oltre e incontri la tua anima purificata e c'è il matrimonio mistico. Come vedete non c'è niente di diabolico, è solo che ti devono interrompere la prassi perché non puoi, perché altrimenti sfuggi. Una volta in una trasmissione mi pare accennò del parlare con il daimon tramite la divinazione con la moneta, un libro, ma certamente, il daimon è sempre presente, è sempre lì così, nel buio, che è la parte vostra più profonda, ma c'è anche un collegamento esterno, quindi è anche un'intelligenza altra. E a cosa serve la divinazione? Di qualsiasi termine, divinazione, azione divina. Se tu lo fai in una certa maniera, parli col daimon. Cioè ossia ti può dare una risposta profonda. Possono essere l'I Ching, possono essere i tarocchi, possono essere le carte, a volte possono essere anche quelle divinazioni aprendo un libro e mettendo il dito, no, oppure io molto spesso non la faccio questa di mettere il dito, perché dico: "Può essere a casaccio". S Faccio così, che ne so, c'ho un libro, voglio sapere una cosa, facevo spesso, mi rilassavo, dicevo: "A quale pagina devo guardare?" E mi appariva il numero di pagina, aprivo quale riga, mi appariva e andavo a vedere, 9 virgola mezzo per cento, cioè per 10 era sempre esatta, s'attagliava, no, perché poi tu dici: "Vabbè, ma tu la interpreti come vuoi tu". D'accordo, può essere anche così, ma poi vedevo i riscontri nella vita. Quindi cioè la prova è quella, una volta la scrivi, vedi se la tua interpretazione se non ha riscontro, riprova. Ma anche i pendoli son così. Alla fine il pendolo cos'è? La mano che si muove? Ma no, è l'interno che ecco perché si dice: "Fai le" com'è sì? Com'è no? Anche l'uggia è così, anche il bicchierino è così. Tutte queste cose sono legate alla parte mezzana, la parte mediana, il daimon. C'è chi, come me e altri che hanno fatto pratica, riescono a parlarci sempre. Che hai anche in autobus, in auto, sempre, è sempre là. Può succedere che poi dopo un po' può cambiare, nel senso uno ti passa all'altro. Vabbè, non è sempre uno, sì, solo che cresce l'immagine cambia a secondo il livello che tu cresci. Non sto dicendo follie, informatevi anche nella psicanalisi, informatevi in tutto ciò che è stato preso e dato alle persone più all'esterno e vedete che non dico stupidaggini. Questa è la verità, la magia è la profondità della mente di cui poi gli altri si sono appropriati. Quindi sarà fatto un corso per questo, per usare proprio la magia faustiana. Che cosa sono tutti i sigilli, tutte le cose che vengono usati? Sono come degli interruttori che vanno a toccare la parte profonda del subconscio e il subconscio risponde. E il subconscio che è? Il vostro daimon. Ecco il problema. Il problema è che il subconscio vuole qualcosa, voi ne volete un'altra, il subconscio è nel cuore. Quello vuole una cosa, voi hai questo è lo scontro, questo vi rende infelici, questo ha i problemi. Questi dà i problemi. Questa è la discesa agli inferi. Infatti la prima tecnica, come dire, è sempre scendere nel cuore, cioè conoscere nel profondo cos'è veramente la direzione. Crowley diceva: "Fai ciò che vuoi, sarà tutta la tua legge". Questo indicava, cioè conosci prima la parte profonda che vuole veramente, allora la fai, sarai felice. Non è quello che si pensa, fai tutto quello che ti capita, tutto quello che desideri. No, quella è una sciocchezza, quella è data dalle persone ignoranti, quella non capiscono. I cieli del paradiso e il girone infernali hanno una corrispondenza con i ma certamente, al 100%. Quindi sono delle cosmologie interiori, no, che descrivono com'è il viaggio dell'anima, com'è il patto, perché tu fai il patto con Virgilio, ti devi fidà per essere portato, se no non ti fidi. Tu scusa, Michele, Michele, tu ti fideresti di uno che non conosci, che ti porta: "Vieni, vieni, andiamo nelle catacombe", ti porto in giro. Per fidarti ti fidi, hai fatto un patto, sai chi è, sai chi non è, va bene, mi fido, quello è un patto. Tu devi fare un patto con la parte profonda di te stesso. Per cortesia mi dici che cosa voglio veramente? E appare Mefistofele. Perché Mefistofele?
Perché di solito si vogliono sempre cose che la società del re non ci vuole dare. Allora diventano malvagie. Risentitevi le cose precedenti. Chiaro, non si parla di uccidere, ragazzi. Quando si parla di questo non si parla né di far del male a nessuno, né di uccidere nessuno e di violentare no, si parla di cose lecite, normali, perché uccidere è contro l tranne per legittima difesa di sé e dei propri cari, è contro la legge universale. Violentare qualcuno, prendere qualcuno, rubarlo, ma stiamo scherza quello è lì dovete drizzare le antenne, di che c'è sì, c'è qualcosa di malvagio che entrate in contatto con la parte profonda vostra, chissà come mai, e vi dà degli input che voi pensate possono essere vostri, ma non sono vostri, perché l'essere umano è buono di natura, nel senso che è equilibrato, non farebbe mai del male. È chiaro? Ecco perché si dice quando ci sono le guerre, anime umane non ce ne sono tante bestie che sono incarnate, bestie in senso negativo, non in senso, positivo, perché le bestie normali si difendono e basta, oppure per cibo, ma l'uomo bestia è colui che è un'incarnazione di diavoli. Diavoli in maniera però alla cristiana, ma anche nella maniera di esseri effettivamente che sono votati alla distruzione. Una civiltà non può crescere per sempre. "Ah, stiamo cadendo in Occidente", ma è normale. È nata, è cresciuta, sta cadendo. In Oriente è la stessa cosa, poi nel Sud sarà lo stesso, poi nel Nord sarà lo stesso, è sempre la stessa cosa. E i controllori, certamente che so' controllori. Andremo a fondo. Io sto facendo un sito su questa cosa qui. Abbiate pazienza perché lo voglio fare poi sarà collegato con HDMRA, ma si parlerà solo di questa cosa qui e penso che vi piacerà. Avremo un altro taglio. Sì, magari parleremo dell'UFO, delle cose, ma con un altro taglio. Perché se io vedo un UFO, lo sto vedendo con gli occhi, lo sto vedendo con la mente. Dove sta apparendo l'UFO? Fuori o dentro la mia mente? Questo è importante da capire. Dire solo fuori è una stupidaggine, perché alla fine anche l'UFO lo sto vedendo solamente nella parte in cui sono sveglio, questa. Oppure lo sto vedendo mentre sto dormendo. Quindi un UFO che mi appare nel sogno quando sono bloccato, mi portano via, non è lo stesso UFO che mi appare nella veglia quando lo vedo che sto andando con la macchina. Vedete il taglio sarà molto differente, il taglio vero, magico, taglio della vera coscienza. Io ho sognato anche più volte di aver ucciso, il senso di colpa è tutto. Ma, penso che tutti abbiamo ucciso. Penso che abbiamo ucciso sia quando eravamo animali, sia soldati. Come ho detto, l'esperienza è globale. Anch'io ho avuto delle esperienze precedentemente in cui fatto la guerra, ho ucciso, come tutti, ma tutti abbiamo ucciso, eh. Abbiamo ucciso, tutti abbiamo mangiato carne, tutti abbiamo fatto chissà che cosa. Noi l'essere umano fa tutte le esperienze a 360 gradi, tutte complete, tranne se incontra la capacità interruttiva di diventare un iniziato, allora interrompe, ma se no le devi fa tutte. Ho riniziato a stare fisso nel cuore, così a Pasqua inizia la resurrezione. Il cuore, questa è la tecnica principale, perché lì si trova la parte vostra profonda. Perdoni, in un'altra puntata si parlò invece del gemello spirituale, sinonimo del subconscio, anima, quindi sì, corpo lunare, sì, sì, lo so. Allora, sì, vogliamo questo ho detto una cosa divisa per 3, no, corpo fisico, daimon, ho preso anche gemello spirituale, ho preso insieme, no, Yesod e Tiferet. S Se vogliamo essere più precisi, più pignoli, noi abbiamo il corpo fisico che è Malkut, il gemello spirituale che è Yesud, che è la parte subconscia però personale. No, quando io parlo di daimon è la parte subconscia transpersonale, l'inconscio collettivo, quindi sa tutto. Ecco perché. Quindi prendi quest'idea di subconscio, dividila in 2, una è più vicina a te e quindi è il gemello di te e l'altro invece manco lo conosci, perché molto spesso il parlare con questo Mefistofele o con questo angelo, vedi che è un altro essere, lo dico per esperienza, è un altro essere. È chiaro? Quindi se vedi che perché corrisponde all'inconscio collettivo, ossia all'anima mundis e quindi sa tutto. È chiaro? Mi son spiegato? Quindi questo è la divisione per 4. Io lì stavo parlando di suddivisione per 3. Poi, ti ho chiarificato? Dipende come la vediamo dal punto di vista del 3.
Dal punto di vista del 3 noi abbiamo insieme Mercurio e Luna, che sono il grande inconscio. La divisione per 4 noi abbiamo invece Mercurio e Luna vengono divisi e separati, okay, uno più su, il daimon, uno più giù, il gemello. Spero che sia tutto chiaro. Maestro, un diavolo può essere visto come qualcosa che divide e amplifica la qualità degli opposti? Il daimon è il genio, sì. Aspettate un attimo che devo starnutire. Salute, grazie. Sì, viene parlato anche genio perché? Perché al genio puoi chiedere tutto, mentre al subconscio personale, che è il gemello spirituale, non puoi chiedere tutto, ma cose che riguardano te, al genio della lampada viene, grazie, appare e tu chiedi tutto, voglio quello, voglio quello, voglio quell'altro. Quindi sì, anche chiamato anche genio. Quindi ricordiamoci, nella visione a 4, ora poi rispondo a Valentina, nella visione a 4 abbiamo corpo Saturnio, questo, corpo lunare, il subconscio più vicino a me, i miei desideri, le mie idee più legate a questa vita, corpo mercuriale, genio, daimon, che individualità, che è tutto legato a qualcosa di molto più grande, le vite precedenti, e poi vabbè il nome andiamo solare, andiamo, è chiaro? Ti ho tolto la confusione, Cosma? Grazie che ci aiuti e mi aiuta nella maniera più corretta per noi. Ti ringrazio a te che ascolti. Grazie a te e grazie Massimo. Allora, maestro, un diavolo può essere visto come qualcosa che divide? Sì, dia e divisione. Facciamo un esempio: se io ho un desiderio per un gelato, no, voglio il gelato e una parte di me dice: "Sì, però non so se mi fa male quel gelato." Lì si dice un diavolo, c'è una divisione. Questo può essere sia negativa, divisiva, ti strappi in 2, o può essere positiva perché se riesci a far coincidere la coincidenza oppositorum dei 2, crei una terza superiorità e quindi passi ad un livello superiore. Avevo parlato anche delle entità clifotiche che sta in sotto in Marco, dove metto può più o meno devo risentire per interiorizzare meglio. Devi vedere un po' l'albero cabalistico. Aveva parlato anche, sì, ma quello sai è l'opposto del dell'albero. Allora dobbiamo capire, per capire i Clifford, cosa sono i Clifford? Tutto ciò che è respinto da ciò che è la coscienza umana. Capiamoci, e quindi sono 10 sono i Sefirot, 10 sono i Clifford. Significa che se io ho accettato l'amore di Nezza come Sefirot, l'amore, la dolcezza e tutte 'ste così, l'amore, la dolcezza, tutte 'ste cose qua, quindi tutto ciò che è l'erotismo, okay, la parte è Sefira. La parte clifotica è tutto ciò che è respinto da questo, tutto ciò che è opposto da tutto ciò che è aberrato da questo. Oh. Ancora per Cosma: corpo fisico, Malkut; gemello spirituale, subconscio, Yesod; daimon o genio, Tiferet; in alcune visioni sono unione, quindi Tiferet o inconscio superpersonale o collettivo, Nume, Keter. Ho anche ricominciato a distillare le 40 piante. Buono, buono. Vedi che non sei allergico, vedi prima, fai i test. Bene, quindi faremo un corso annuale di questo, perché con le pratiche, andando a ripercorrere passo passo la magia faustiana, per chi è interessa, per fare il patto con il nostro daimon. È un saltare un pochino ciò che ha confuso Cosma, il gemello. È un salto, un tentativo di salto, di entrare diretto in contatto con una parte più ampia di noi. La parte che si incarna e si reincarna e mantiene la memoria viva, si dice delle incarnazioni o de tutto ciò che è l'inconscio inconscio collettivo significa la capacità che è dentro ognuno di noi di perdere quell'identità di essere, per esempio, Riccardo, entri lì e l'identità rimane, ma si allarga a tutto ciò che è stato fatto prima e dopo e a tutta la conoscenza, dell'umanità. Infatti si dice lì si può entrare nella biblioteca akashica, si dice, no, delle parti sottili. È chiaro? Quindi io mi sto basando su queste cose qua. Un'ultima cosa, se non ci sono molto, invece l'angelo terreno di cui si parla nel seminario dei 3 angeli, dove va collocato? L'angelo terreno è simile al nostro, destino terreno. In pratica immagina una sfera, immagina che hai una cosc un punto che è la coscienza,
tu a questo punto. Poi immagina il subconscio personale che è vicino, ossia Yesod, che è intorno a questo punto. Immagina ancora l'inconscio il super personale che allarga ancora di più fino a poi alla sfera assoluta. Cos'è l'angelo terreno? L'angelo terreno è il destino attuale che tu stai facendo, è come se fossi tirato per la manica a farlo. È chiaro? Quello più vicino a te, nella materia, nella terra. Virgilio Gemello, Beatrice Daimon, sì, Virgilio Gemello, Beatrice Daimon, per Faustus, Mefistofele invece, si può dire, a questo punto diventa il daimon, no, mhmm, aspetta un attimo, Virgilio Gemello e no, Virgilio diventa Virgilio un'unione, ora qui siamo a 3. Attenzione a non confondere la divisione con 4. Nella nostra tradizione la divisione di solitamente Padre, Figlio, Spirito Santo, oppure corpo fisico, metti insieme entrambi, quindi Virgilio a 'sto punto possiamo dire gemello daimon, mentre Beatrice ti porta nell'empireo ed è l'anima che ti porta fino al nume, okay? Non è che Beatrice è il nume, ti porta al nume, perché è il veicolo che ti può portare lì. L'angelo custode può essere associato al daimon, non al nume no, no, l'angelo custode non è il nume, può essere associato al daimon. Quindi sì, quello terreno è in Malkuth, è la nostra ombra che ci spinge a fare un destino. La religione parla di angelo buono che sta sulla spalla destra e diavolo a sinistra. Che significato ha? Significa semplicemente le 2 correnti che noi abbiamo dentro il nostro corpo lunare, che uno è tendente verso la terra e l'altro è tendente verso l'alto, e quindi significa uno che porta a materializzare, l'altro a smaterializzare, che lo vediamo nel nostro respiro, lo vediamo nel nostro movimento dell'energia. Quindi questo fuor da metafora, che poi noi gli diamo un'immagine e diventano 2 cose simili. Bene, siete interessati, ci sarà questo corso di magia faustiana, non solo per salire, ma anche per cose fisiche, perché Faustus voleva anche denaro, voleva anche l'amore, quindi non c'è niente di malvagio, non c'è niente, come vi ho spiegato, non esiste malvagità, semplicemente esiste la malvagità per le regole del re. Met fermo ferm fermo restando che omicidi, non c'entrano niente, cioè no, proprio la sopraffazione degli altri non c'entra, cioè questo proprio toglietelo dalla testa. Tutto ciò che è possibile avere per rendere una vita equilibrata, bella, piena delle proprie soddisfazioni, ma anche tendendo all'alto. Rapporti padre, figlio e Spirito Santo, chi è il daimon? Il figlio? Beh, a 'sto punto sì. Mhmm, allora, lo Spirito Santo noi la chiamiamo come l'anima, il figlio diventa il daimon, nella tradizione cristiana manca a chi va sta roba, il quarto punto. Però se vogliamo vedere così, noi dobbiamo unificare Mercurio e Luna e ci rimane, no, Mercurio e Luna a 'sto punto, attenzione, Padre, Figlio, Spirito Santo, il Figlio diventa il daimon e lo Spirito Santo diventa la vita che tutti vivono. Infatti la colomba dello Spirito Santo è legata a Venere, quindi anche la sessualità e la vita che viene data. Per questo grazie a te, ci tengo molto ad avere certamente, per me sono fondamentali. Scusi, ma per scendere agli inferi è quella pratica che dal cuore scendiamo un po' più giù e c'è il buco e ci butta all'indietro. Io consiglio di non scendere agli inferi perché senza una guida precisa ci si perde. Dante c'aveva Virgilio, ognuno c'ha una guida, Odisseo aveva Tiresia, senza ti perdi. Il daimon ci sospinge a rivelare il nostro destino o senso alla nostra apparizione su questo piano? Sì, il daimon è quello, la nostra volontà profonda, nascosta, quello che veramente siamo e che vorremmo e dovremmo fare. Proprio quello. Bene, io vi saluto.
Se siete interessati, vi ricordo il secondo seminario preparatorio di alchimia superiore il 20/1/2024. È un evento straordinario per gli eventi straordinari di alchimia superiore, il cammino della salamandra magnetico, pietra di fuoco, a fine marzo, l'accensione della pietra e la sua manipolazione. Vi ricordo che già il primo è stato chiuso perché c'era un limite, anche della sala. Se n'è aperto un secondo che sarà fatto forse 1 settimana, 10 giorni dopo, quindi poi vedremo. Quindi se siete non vi preoccupate, prima c'era il limite chiuso, adesso c'è la possibilità di questo, sarà la stessa cosa, quindi, vabbè, magari sarà spiegata in maniera un pochino differente perché io vado a braccio, però è la stessa, cioè non cambia, faremo le stesse cose, quindi c'è questa grande possibilità, va bene? Proprio perché voglio dare a tutti 'sta cosa qua. Sarà fatto questo corso di magia faustiana, e quindi andiamo in contatto con la nostra tradizione, cioè medievale, perché nei miei sogni è insegnare anche la magia medievale, quindi la magia cabalistica medievale nostra proprio, no, delle cattedrali, alla grippa maniera, alla Pietro d'Abano, cioè, andare nella nostra tradizione vera e quindi praticarla uscendo un po', no, da quello che di solito è conosciuto come magia, che di solito la Golden Dawn poi ha veicolato. Se vi è piaciuto mettete un like, mi serve, non vi costa niente. Se non vi è piaciuto no, però se vi è piaciuto però sappiate che quando leggete questa cosa qua di Fausto e cose varie, le cose sono molto diverse da quello che vedete. Patto con il diavolo significa patto con la parte secondaria vostra. Diavolo è la parte oscura, il signore oscuro, l'ombra oscura, l'ombra di Jung, colui che è dentro di noi, che non vediamo, che non sappiamo, di cui abbiamo paura, ma che siamo noi stessi. Questo significa. Conoscerlo significa avere in mano il proprio destino. Arrivederci. Sì, sì, l'immagine medievale sarà fatta perché è la nostra tradizione. Sto tentando di spingere quanto più possibile nella tradizione occidentale, perché qua siamo sommersi di Hare Krishna che ballano e saltano, di Shivaiti, di Visnuiti, di Zen. A proposito, volevo dire un'ultima cosa. La differenza tra la scienza ammonia che io insegno e le altre cose è che il buddismo è stato rivelato da un punto di vista, Buddha ha avuto un'esperienza, tutto è sofferenza, per lui. Quindi, eh, il cristianesimo è venuto da un punto di vista cristiano, lo zoroastrismo da un punto di vista. L'ammonia non è questo, l'ammonia è l'esperienza pura. Vediamo, sperimentiamo, non c'è un punto di vista, l'esperienza è di tutti. Arrivederci, è universale.